La mia passione nasce da un DNA forse naturale, che avevo sempre avuto passione per le automobili, per i motori. Infatti quando ero un ragazzo, che a quei tempi non avevamo questa realtà, vedevo a passare dalla strada delle automobili importanti che allora potevano essere le Alfa Romeo, le Lancia, e desideravo poter mettere le mani su quel tipo di motore per conoscerne la tecnologia applicata all'automobile. Poi col passare del tempo abbiamo avuto la fortuna o la possibilità di avere i primi clienti Alfa Romeo, i primi clienti Lancia, e nel raggio di 100 km direi che convergevano volentieri quei clienti che avevano macchine decisamente importanti a quei tempi. E così la mia storia è cominciata mettendo le mani su una prima Ferrari, sulla seconda, sulla terza. A quei tempi mi ricordo che si approvvigionavano i ricambi presso la Ferrari, casa madre. C'era un servizio assistenza ricambi che, non essendo officina autorizzata, venivo avvertito quando il ricambio era disponibile, dovevo portare i soldi per pagare il ricambio che ritiravo, fin quando un bel giorno un responsabile della ricambi mi disse: ma perché non provo a parlare con l'ingegner Florini, se le concede un po' di sconto sui ricambi, dal momento che ci sono officine autorizzate che utilizzano meno ricambi della vostra officina. E così iniziò il primo rapporto direttamente con i responsabili Ferrari. Chiesi all'ingegner Florini se mi poteva ricevere, mi concesse il pagamento a 30 giorni e un po' di sconto. Non era tanto per lo sconto, ma tanto per la soddisfazione di sentirsi collaboratore con la Ferrari. Col passare del tempo, attraverso il concessionario di allora, che era Motor a Bologna, perché Motor Modena ancora non esisteva, chiese alla Ferrari la possibilità di avere un'officina autorizzata su Reggio Emilia e venne un responsabile del SAT, che era l'ingegner Giorgio Ferrari, venne a visitare la nostra piccola officina di allora, considerando tutto quello che già potevamo fare sulle automobili di clienti, e ci concessero la possibilità di essere officina autorizzata, e lì è cominciata un po' la mia carriera. Essere un'officina autorizzata Ferrari sicuramente trasmette tante emozioni, tante soddisfazioni, perché si hanno i rapporti diretti con la casa madre, si hanno rapporti diretti con i dirigenti, si hanno rapporti di informazione tecnica, siamo invitati, qualora c'è qualche innovazione sulle automobili parco circolante nuovo, a fare dei corsi, perché abbiamo due settori nella nostra officina. Abbiamo un settore che viene curato da 2-3 persone del parco circolante recente e altre 3-4 persone che cura il restauro. Un settore gestito da mio figlio Renato, che è informatissimo, si aggiorna sulle macchine che allora non era neanche nato, quando sono nati i Daytona, i 275, i 250, però con l'informazione che abbiamo riusciamo a fare degli ottimi lavori. Io ho cominciato fin da bambino ad andare in officina da mio papà, anche perché avevamo la fortuna di avere l'officina sotto l'abitazione, quindi i miei giochi e le mie ore di passatempo, di svago erano al 100% dentro l'officina. Quindi mi sono appassionato fin da subito sulle auto storiche della Ferrari e mi sono specializzato su quel tipo di vettura lì, su quel tipo di epoca lì.
l'albero motore della Ferrari 275 GTB4, un albero motore già per l'epoca con una lavorazione molto affinata, precisa, con delle tolleranze molto strette. È un albero che veniva forgiato e lavorato in acciaio e poi successivamente per indurirlo veniva nitrurato, una lavorazione che viene fatta anche oggi sulle Ferrari più moderne. Particolarità del V12 della Ferrari, essendo un motore a V12, quindi ha un cilindro affiancato all'altro, ha i bottoni di biella doppio. Quando si monta un albero motore così bisogna chiaramente lavorare con la massima pulizia, poi si controlla che giri senza alcuna resistenza e poi dopo si controlla il gioco assiale col comparatore, che deve essere circa 10, 12, 15 centesimi massimo. Poi dopo si procede al montaggio dei pistoni sulle bielle e mettere i pistoni e bielle sui cilindri, poi è il completamento del motore. Per poter calcolare il rapporto di compressione su questi motori non è che dobbiamo riprogettare il motore, che molte volte ci troviamo con dei motori che sono stati smontati tantissime volte, quindi sono stati abbassati sia i piani delle testate, del basamento, e il rapporto di compressione aumenta notevolmente. Avendo il diametro del pistone abbastanza piccolo aumenta abbastanza. Quindi andiamo a controllare il rapporto di compressione mettendo del liquido nella camera di scoppio e calcolando il volume della camera di scoppio, facendo alcuni calcoli si controlla il rapporto di compressione. Del mio lavoro mi piace tutto. Per me è come se un giocatore di golf andasse sul campo a giocare a golf. Io non sto lavorando, mi sto divertendo.